canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial. Tanto richiesto questo punto pigna, punto ananas, abbiamo parlato già diverse volte, ho realizzato già la borsa, vi lascio il link sotto e anche il top down e anche un qualcosina per la casa. Allora, adesso è una lavorazione a pannello, come mi avete chiesto, e ci vuole un pochino di attenzione all'inizio per memorizzare il punto, ma insomma vi lascio tutte le indicazioni possibili per lavorarlo con tutta tranquillità. Per quanto riguarda il dietro, ho scelto il punto a V. La chiusura non ho messo né un bottone, ma ho messo le mie chiusure a bastoncino, oppure potete mettere una spilla. Vi faccio vedere, eccola qui. Ovviamente la mia circonferenza è abbastanza abbondante, come ripeto sempre, ma vi lascio tutte le indicazioni possibili per poter modificare alla vostra fisicità. Allora, il filato è meraviglioso, per cui passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Allora vi faccio vedere da vicino il gilet. Allora vi ricordo che non ho fatto rifiniture per quanto riguarda i bordi, non ho voluto per non creare nessuna tensione né sul collo né sullo scalfo né dietro, come se fosse un pizzo tagliato con le forbici e messo. Anche qui da questa parte, a parte vabbè devo ancora finire di nascondere bene le codine, ma non volevo creare una tensione tesa, non volevo questo. Per cui questo dipende poi dai gusti, potete decidere poi comunque di rifinirlo ai bordi, ma per me io lo voglio così, è un po' una questione di gusti e di come l'ho pensato. Per quanto riguarda il dietro è semplicemente un punto a V che riprende benissimo le parti centrali del nostro punto, è super semplice. Per quanto riguarda la circonferenza la mia è 100 diviso 2, ma io ho fatto più grande i due pannelli, proprio c'è una si sovrappongono con 5 cm di differenza. 5 cm di differenza ma per me va bene lo stesso, anche perché avendo un seno abbondante a me rimane insomma non completamente sovrapposto ma molto di meno, questo poi dipende da come mi piace, ma se dovevo realizzare diciamo, un disegno in meno mi sarei trovata con troppo piccolino, per cui questa per me è la misura perfetta. Il pannello dietro l'ho fatto di 51-52 centimetri in maniera che sia abbastanza aderente e non mi dà quella larghezza, perché questo andrà sopra un vestito, sopra a un top, per cui sinceramente farlo troppo grande adesso che fa molto caldo non aveva nessun senso. Allora io vi farò vedere l'avvio per quanto riguarda il punto pigna barra punto ananas. Allora ci sarà anche la versione verde, così potete decidere anche con questo bellissimo colore, anche versione verde, che per il tutorial insomma si vede molto meglio. Come vedete questo qui è realizzato con una sola pigna centrale, qui invece ce ne sono una di più, ovviamente per una taglia S. Questa è una taglia L, diciamo ML, perché con la circonferenza 100 diciamo sta sulla fine della M, sull'inizio della L, per cui diciamo facendo una pigna in meno noi possiamo calcolare un gilet, una SXL, un XS scusate, e poi possiamo aumentare, perché vi spiego come aumentare rendendolo anche più grande se vi piace, insomma più grande. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il Murano, un filato bellissimo, questo è il color agrumi. La composizione sono di 58% di cotone, il 38% di poliestere, il 4% di fibre miste. Consigliano i ferri dal 3,5 e l'uncinetto 2,5-3. Sono 50 grammi, 165 metri. È un filato molto bello. Come vedete, vi faccio vedere da vicino il filato, anche molto lucente. Uncinetto 3 e un ago. Per poter iniziare il nostro punto dobbiamo avere un multiplo di 23, per cui prendete la misura che più vi occorre diviso per 2, perché dunque dobbiamo vedere la nostra circonferenza, la mia è 100,
ma ho fatto una porzione in più di circa 5 centimetri, ma anche 7 centimetri di più, per cui ho lavorato davanti molto più ampio in maniera che si può sovrapporre. Allora io ho deciso di avviare 70 catenelle che sono un multiplo di 23 più una. Adesso avviate 70 catenelle, io ne avviate di meno perché realizzo un campione, vi ricordo che è un multiplo di 23 più una catenella. Allora avviate le 70 catenelle, andiamo a lavorare altre 3 catenelle. Io vi lascio per ogni riga lavorata comunque il numero della riga. Allora 1, 2 e 3. Entro nella quarta catenella contando dall'alto 1, 2, 3 e 4. Entro nella quarta e vado a lavorare 4 maglie alte sullo stesso punto. La prima, la seconda, la terza e la quarta sullo stesso punto. Ora contando dal basso, ora realizziamo una catenella e contando dal basso entriamo nella quinta. 1, 2, 3, 4 e 5. Realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 ed entro nella quarta. 1, 2, 3 e 4. Ancora 3 catenelle, entro nella quarta, di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e entro nella quarta catenella. 1, 2, 3, 4, sempre maglia bassa e vado a chiudere. Ora vado a realizzare una catenella, conto 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è semplicemente per l'avvio, mi raccomando. Vado a prendere il filo, entro nella quinta catenella e vado a realizzare 9 maglie alte. La prima, 9 maglie alte sullo stesso punto. Realizzate le 9 maglie alte, questo ventaglio che abbiamo realizzato, di nuovo catenella, conto 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a lavorare una maglia bassa, di nuovo riprendo a lavorare la sequenza delle 3 catenelle, per cui 1, 2 e 3 e conto 4. 1, 2, 3, 4. Questa è la nostra sequenza di nuovo. 1, 2 e 3, conto 1, 2, 3 e 4. E questa è la nostra sequenza. Ancora che ne dobbiamo fare 3, diciamo 3 archetti. Vado 1, 2, 3 e 4. In questo caso di nuovo catenella vado a ripetere il ventaglio, per cui la sequenza in base alla quante diciamo pigne avete deciso di realizzare, dovete poi rifare di nuovo una catenella, entrare nella quinta catenella e realizzare il ventaglio, e poi c'è la chiusura. La chiusura, che poi è la medesima, dobbiamo fare metà ventaglio. Vado a realizzare la catenella e vado sull'ultimo punto, perché conto 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'ultima
catenella, invece di realizzare 9, perché comunque devo chiudere, non realizzo le 9, ne realizzo 5. Ora mi alzo, 1, 2, 3 e 4 catenelle, giro il lavoro, iniziamo la seconda riga. Secondo riga da lavorare, vado a prendere il filo, vado sul punto successivo, che è questo punto successivo, e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta sul punto successivo, ancora catenella, punto successivo, maglia alta, punto successivo, ancora maglia alta, e abbiamo terminato tutte le nostre maglie alte sottostanti, vedete, in questo modo. Ora realizzo una catenella, questa è la prima maglia bassa, entro nella seconda maglia bassa. Nella seconda maglia bassa realizzo un ventaglio, il ventaglio sarà di una maglia alta, seconda maglia alta, catenella e ancora maglia alta e maglia alta. Vado quello successivo, la maglia bassa successiva, realizzo il medesimo ventaglio, per cui vado a realizzare 2 maglie alte, catenella, maglia alta e di nuovo maglia alta. In questo caso realizzo ancora una catenella e vado sul ventaglio che è centrale. Noi abbiamo realizzato una catenella, vado a lavorare maglia alta e catenella di separazione per ogni punto disponibile, per cui entro proprio nella maglia alta e vado a lavorare maglia alta, catenella, punto successivo, maglia alta, catenella di separazione, punto successivo, e qui vado a lavorare tutte le mie 9 maglie alte con una catenella di separazione e lavoro tutte le maglie alte, qui ne sono 9 più una catenella di separazione. Abbiamo l'ultimo punto, per cui come abbiamo realizzato una catenella all'inizio, la catenella la realizziamo anche adesso. Vado non sulla prima maglia bassa ma sulla seconda e realizzo di nuovo i ventagli. Quei ventagli sono 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Vado sulla maglia bassa successiva, che è questa, e lavoro sempre lo stesso ventaglio. La chiusura sarà la medesima, vado a realizzare una catenella e vado a lavorare dove c'è il ventaglio, sempre maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, fino all'ultima maglia, che è questa. Entro dentro con l'uncinetto e realizzo
la mia maglia alta. Adesso ci alziamo di 3 catenelle e giro il lavoro. Entro nella prima catenella qui e realizzo una maglia bassa. Ora lavoro tutti archetti con 3 catenelle e maglia bassa dove c'è la catenella, vedete qui, 2 e 3 e dentro ancora 3 catenelle, entro in quella successiva e abbiamo realizzato 1 2 3 4 archetti, 3 catenelle. Ora abbiamo qui 2 ventagli, entro nel primo, realizzo 2 maglie alte, entro proprio nel centro, prima maglia alta, seconda maglia alta, una catenella, entro nel centro, prima maglia alta e seconda maglia alta, 3 catenelle e vado a lavorare tutto, entro proprio qui tra le 2 maglie alte, vado a lavorare le 3 catenelle e maglia bassa per ogni catenella che abbiamo realizzato nel giro precedente, vedete, entro proprio qui e creo tutti archetti. Adesso che ho terminato di fare gli archetti, che ne sono 7, devo realizzare una catenella, devo realizzare 3 catenelle, una l'ho fatta, questa è la seconda e questa è la terza. Vado a lavorare come abbiamo fatto prima, per cui 2 maglie alte sul ventaglio, una catenella e 2 maglie alte sul ventaglio successivo. Ora andiamo a chiudere la riga, faccio 3 catenelle e vado a chiudere la riga con sempre maglia bassa e 3 catenelle sugli archetti, anche in quello successivo e l'ultimo. Allora, nell'ultimo questo abbiamo realizzato 1 2 e 3, entro proprio qui sempre al centro, vedete, e vado a chiudere. Ora realizzo una catenella, prendo il filo, entro nella terza catenella sempre in basso e vado a creare una maglia alta, così ho proprio concluso la riga. Per iniziare una nuova riga vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro sotto proprio alla catenella, al punto che abbiamo realizzato nella riga precedente, e vado a realizzare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa e 3 catenelle. Allora, adesso che abbiamo, diciamo, iniziato una nuova riga, dobbiamo fare le 3 catenelle e ci troviamo con questi mezzi archetti, con queste maglie alte. Io vado a lavorare proprio al centro qui e vado a lavorare proprio un ventaglio, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, tre catenelle. Ora ci troviamo di nuovo alla pinna che dobbiamo realizzare, per cui entro nel primo archetto e lavoro sempre maglia bassa e le 3 catenelle sul punto, sull'archetto successivo. Facilissimo, in questo modo.
vado a lavorare, appena finito tutti gli archi vado a lavorare 3 catenelle, 1 2 e 3. Adesso mi trovo sempre qui al centro e vado a lavorare il mio ventaglio, che sono sempre 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Lavoro 3 catenelle. Adesso dobbiamo fare la chiusura. Vado a lavorare sempre il primo archetto, secondo, e 3. Abbiamo l'ultimo, perché ne abbiamo realizzati 2, dobbiamo lavorare l'ultimo, e l'ultimo lavoriamo sulla maglia bassa che abbiamo lavorato in precedenza e vado a chiudere. Adesso mi alzo di 3 catenelle, come vedete sia all'inizio che alla fine sono un pochino diversi, entro nel primo archetto, lavoriamo una riga successiva e vado a chiudere, e di nuovo 1 2 e 3, lavoro quello successivo, ora vi faccio vedere 1 2 e 3, lavoro in quello successivo. Qui ci troviamo con 2 archi e uno piccolino d'inizio, vedete? Eccolo qui. Adesso vado a lavorare la stessa sequenza, per cui 3 catenelle e il ventaglio sempre lo stesso, con 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, e lavoro gli archi, 3 catenelle e il ventaglio. Adesso che ho fatto sempre la stessa sequenza, ho realizzato i 2 archetti, catenella, e vado a chiudere con una maglia alta laterale in questo modo. Eccola qui. Ora giro il lavoro, catenella e giro il lavoro, maglia bassa. Allora io vi dico come trucchetto dove lascio il filo, lavoro la parte con la maglia alta, cioè catenella, maglia alta, che giro il lavoro poi con la maglia bassa, e invece qui vado a fare le 3 catenelle invece dalla parte opposta. Adesso, se vi può essere utile, lascio apposta il filo proprio per non confondermi, in maniera che lavoro a memoria senza problemi. Adesso che abbiamo fatto la maglia bassa, in questo caso dobbiamo realizzare 3 catenelle, sempre dobbiamo chiudere i nostri archetti. 1 2 e 3. Abbiamo fatto i nostri 3 archetti, vado a chiudere e vado a chiudere. Adesso qui ci troviamo al centro dove ci sono i ventagli, facciamo sempre 3 catenelle. 3 catenelle, dobbiamo fare un ventaglio particolare, diciamo così, per cui 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, per cui realizziamo questo ventaglio particolare di 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte e catenella. Lavoriamo 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Ecco, adesso è preciso. Allora adesso 3 catenelle, vado a lavorare sempre i miei archi, poi entro il primo al primo, 3 catenelle e vado in quello successivo. Allora, ho lavorato sempre la stessa sequenza delle 3 catenelle, le 2, quindi ho realizzata una, le 2 maglie alte, concludo questa sequenza, così ve la faccio vedere bene. Allora, finito gli archetti, si realizzano sempre le 3 catenelle e il ventaglio, insomma, particolare di 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Andiamo adesso a realizzare 3 catenelle e vado a chiudere sempre con maglia bassa, 3 catenelle
maglia bassa, 3 catenelle, 3 catenelle, vado a chiudere proprio il punto sulla maglia bassa qui. Ok, e abbiamo concluso. Lo devo girare il lavoro qui 1 2 e 3. Come vedete qui non mi trovo il filo, per cui salgo di 3 catenelle. In questo modo non avete problemi per ricordare l'avvio di ogni riga. Adesso che ho fatto le 3 catenelle vado sul punto, diciamo sull'archetto successivo, e vado a lavorare una maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa. Ora 3 catenelle di nuovo, il nostro ventaglio si moltiplica, diciamo così, prendiamo il filo, entriamo proprio nella catenella e vado a realizzare un classico ventaglio, per cui 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Realizzo una catenella tra un ventaglio e l'altro, entro, vedete, in questo foro dove c'è la catenella, e di nuovo ventaglio, catenella e altre 2 maglie alte. Ecco qui. Ora di nuovo 3 catenelle e vado a realizzare sempre i miei archetti, entro nel primo archetto, le 3 catenelle sempre, 2 e 3, e archetto successivo. Vado a ripetere la stessa sequenza anche alla parte opposta. Realizzato, vedete, il ventaglio, perché abbiamo fatto le nostre 3 catenelle in maglia bassa, 3 catenelle, di nuovo il ventaglio, quello doppio, 3 catenelle, vado a chiudere di nuovo la riga lavorando gli archetti. Adesso ne abbiamo lavorato, vedete, ne abbiamo lavorato uno soltanto. Vado a realizzare una catenella e la maglia alta, entro sempre nel punto laterale e lavoro la maglia alta, per cui catenelle, giro il lavoro, ci troviamo col filo, per cui catenella, giro il lavoro, maglia bassa sul punto sottostante, lavoro le 3 catenelle e vado a chiudere, vedete, sull'archetto successivo. Allora adesso nuova riga da lavorare, 3 catenelle, ci troviamo sui ventagli, dobbiamo ancora moltiplicare i ventagli, ne devono diventare 3, qui entro qui dove c'è la catenella e lavoro il primo ventaglio, qui 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Senza catenella di separazione entro in quella centrale, vedete la catenella centrale, senza fare nessuna catenella, in questo caso non occorre, per cui sempre 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Questo è il secondo ventaglio, senza fare nessuna catenella vado in quello successivo al centro e vado a lavorare 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Abbiamo lavorato i nostri ventagli, 3 catenelle sempre per arrivare al centro e andiamo a lavorare i nostri archetti sempre con maglia bassa e 3 catenelle. Allora, come vedete, ho concluso, ho fatto sempre gli archetti, 3 catenelle, ventaglio, 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 senza catenella di separazione, 3 catenelle. Di nuovo vado a lavorare sul primo archetto lavoro 3 catenelle,
dove c'è la maglia bassa vado a chiudere, dove c'è qui la terza anche catenella, e poi vado a chiudere con una maglia bassa. Adesso qui, come vedete, non abbiamo il filo, vado a realizzare 3 catenelle, 1 2 e 3, e giro il lavoro, entro nel primo archetto perché c'è soltanto questo e abbiamo terminato gli archetti, abbiamo terminato il primo disegno. Adesso vado a realizzare 3 catenelle e ci troviamo ancora a lavorare i ventagli. Questa volta lavoriamo i ventagli sempre nello stesso modo, ma con 2 catenelle di separazione, per cui primo ventaglio e vado a realizzare sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, sempre al centro del ventaglio sottostante nella catenella, eccolo qui. Adesso dobbiamo realizzare 2 catenelle di separazione, ci sono 2 catenelle di separazione, vado al centro sempre che dobbiamo realizzare 3 ventagli con 2 catenelle di separazione. Questo è il nostro primo ventaglio, sempre con la catenella, 2 maglie alte, adesso 2 catenelle, 1 e 2, vado in quello successivo, catenella, e vado a concludere il terzo ventaglio, e abbiamo concluso il terzo ventaglio, sempre 3 catenelle, arriviamo al centro e andiamo a concludere con, sempre negli archetti, 3 catenelle e ripetiamo la sequenza dei ventagli. Per la conclusione comunque della riga fate sempre le 3 catenelle, entro nel primo archetto e faccio una maglia bassa, una catenella, in questo modo. Vedete, qui c'è il filo per cui realizziamo la maglia alta, entro nella maglia bassa, e giro il lavoro. Come giro il lavoro? Con una catenella, realizzo sempre una maglia bassa e iniziamo una nuova riga. La nuova riga sarà diversa perché si rinizia, diciamo, tutto da capo, da questa sequenza. Semplicemente invece di fare il disegno qui al centro ci saranno due pigne, una a destra e una a sinistra, ma non sarà qui al centro, per cui la sequenza rimane adesso un po' sempre la stessa. L'unica cosa che cambia sarà l'inizio e la fine, ma la sequenza è la stessa. Allora adesso vi faccio vedere. Abbiamo realizzato una maglia bassa, vado a realizzare 3 catenelle, entro nel primo ventaglio e realizzo un ventaglio, primo, secondo, maglia, catenella, e abbiamo realizzato il ventaglio. Ora vedete qui al centro abbiamo realizzato le 9 maglie alte, vado a realizzare le 9 maglie alte, realizzo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare 9 maglie alte qui al centro del ventaglio, qui al centro. Realizzate le 9 maglie alte, sempre 2 catenelle, 1 e 2, vado a lavorare il ventaglio laterale. Il ventaglio è sempre formato da 2 maglie alte, catenelle e maglie alte. Adesso dobbiamo fare 3 catenelle sempre e vado a realizzarle proprio qui al centro dell'archetto.
vado a chiudere con una maglia bassa, altre 3 catenelle, vado sul punto successivo, ventaglio e ripeto la stessa sequenza: ventaglio, 2 catenelle e diciamo le nostre maglie alte centrali, che ne sono sempre 9, per cui vado a ripetere la sequenza. E 2 catenelle, sempre 2 catenelle qui, e vado a ripetere la sequenza che abbiamo fatto qui al centro. Allora ho realizzato sempre il ventaglio, 2 catenelle, le 9 maglie alte, 2 catenelle, ventaglio, 3 catenelle per concludere la riga, vado proprio dove c'è la maglia bassa e realizzo una maglia bassa in questo modo. Vado a realizzare 6 catenelle e giro il lavoro. Di nuovo ventaglio è sempre realizzato da 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, adesso una catenella come abbiamo fatto qui, una catenella, e vado a lavorare ogni maglia alta con una catenella di separazione, per cui maglia alta, catenella di separazione, punto successivo. Per ogni maglia alta disponibile lavoriamo una maglia alta ma con una catenella di separazione. Allora, adesso ho ripetuto le maglie alte, catenella, maglie alte fino alla fine, una catenella tra il ventaglio e la sequenza di maglie alte, per cui una, vi ricordo sempre una catenella. Adesso che ho realizzato il ventaglio vado proprio a chiudere, prendo il filo e vado sul ventaglio successivo e vado a chiudere qui con una maglia alta, di nuovo maglia alta, catenella e le 2 maglie alte, il cui andiamo proprio a chiudere e abbiamo concluso sotto la nostra pigna, la nostra ananas già pronta, vedete, e realizzata. Adesso dobbiamo realizzare sempre i stessi punti per quanto riguarda qui, che verranno realizzate altre 2, ma l'unica cosa che cambia è l'inizio e la fine del giro. Qui vi farò vedere l'inizio e la fine, ma la sequenza è sempre la stessa e vi ricordo sempre i punti centrali. Adesso che abbiamo realizzato il ventaglio vado a realizzare una catenella e di nuovo ripeto la sequenza della maglia alta, catenella e maglia alta. Realizzata la sequenza catenella e il ventaglio vado a realizzare una tripla maglia alta, per cui vado a mettere 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa, passo su 2 assoline, su 2 assoline, ancora su 2 e vado a chiudere e abbiamo concluso questa riga. Adesso per avviare una nuova riga vado a realizzare 3 catenelle e giro il lavoro. Adesso andiamo a realizzare, vedete qui siamo in questo punto, le 2 maglie alte, per cui 2 maglie alte, e andiamo a realizzare le 3 catenelle. Inizio adesso a fare gli archetti, entro nella prima e 3 catenelle, in questo modo. Fatti gli archetti, le 3 catenelle, vado a realizzare sempre qui al centro 2 maglie alte, per cui ripeto quello che abbiamo fatto nel giro precedente, una catenella proprio qui in questo punto, vedete questo punto qui lo andiamo a realizzare adesso. Io ve lo faccio vedere di nuovo così avete tutta la sequenza. Qui abbiamo realizzato 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso 3 catenelle e ripeto di nuovo gli archetti. Concluso gli archetti, 3 catenelle e 2 maglie alte nel ventaglio sottostante. Questo per chiudere, per andare a chiudere prendiamo
il filo che vado a realizzare sull'ultima catenella della sequenza di 6, che è questa, vado a realizzare una maglia alta e abbiamo concluso la riga. Eccola qui, e abbiamo concluso. Allora, la nuova riga che andiamo ad affrontare, dobbiamo salire sempre di 3 catenelle, giro il lavoro e lavoro sempre dalla parte sottostante del punto 2 maglie alte, la prima e la seconda, per cui abbiamo un mezzo ventaglio. Realizzo 3 catenelle, ecco qui 3 catenelle, e vado a lavorare gli archetti. Questo è l'avvio. Le 3 catenelle, finito gli archetti, qui al centro vado a realizzare un ventaglio con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Tre catenelle di nuovo e vado a lavorare gli archetti. Adesso che ho fatto le 3 catenelle, vado a chiudere nella terza catenella, quella ultima, 3 maglie alte, mi alzo ancora di 3 catenelle e giro il lavoro. Sulla stessa catenella vado, cioè sullo stesso punto sottostante, vado a lavorare ancora 2 maglie alte, e ne abbiamo realizzate 3. Ecco qui. Adesso vado a rifare sempre la stessa sequenza con le 3 catenelle e vado a lavorare gli archi, e sempre la stessa sequenza al centro di lo stesso ventaglio che realizzeremo qui al centro, e vi faccio vedere la chiusura. Per il nuovo giro dobbiamo alzare di 3 catenelle e girare il lavoro. Sullo stesso punto realizziamo un ventaglio, per cui la seconda maglia alta, una catenella e 2 maglie alte sempre sullo stesso punto. Ora vado a lavorare 3 catenelle e lavoro i miei archetti sempre con maglia bassa e 3 catenelle. Adesso andiamo a lavorare sempre 3 catenelle dopo aver fatto gli archetti. Un altro modo per poter ricordare i passaggi, basta guardare in questo punto, abbiamo fatto 2 volte il ventaglio, ora c'è il ventaglio con le 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, per cui basta poi rifare tutta la sequenza senza problemi, basta riguardare insomma il giro precedente in maniera di non sbagliare. Poi andiamo a fare sempre la stessa sequenza, è la medesima, semplicemente che qui abbiamo due disegni laterali al posto di uno. Faccio vedere meglio. Come vedete qui abbiamo un disegno e 2 metà, e qui abbiamo 2 disegni pieni. Qui basta andare a riguardare questo punto perché lo dobbiamo riprodurre anche sopra, per cui non cambia nulla, semplicemente è l'avvio della riga e la chiusura della riga che sono diverse. Per quanto riguarda la chiusura, dopo aver fatto tutti gli archetti, 3 catenelle, vado a lavorare sullo stesso punto sempre il ventaglio come abbiamo fatto all'inizio, per cui 2 maglie alte, 2 maglie alte, catenella,
avviamo una nuova riga, 3 catenelle e giro il lavoro. Ora per fare la nuova riga abbiamo fatto le 3 catenelle, entro nel centro del ventaglio e avvio un ventaglio, per cui sono 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, prima e seconda. Riprendo tutto da capo facendo le 3 catenelle e andando a lavorare sempre allo stesso modo. Qui al centro dobbiamo semplicemente ripetere qui i ventagli, che sarà un ventaglio e un ventaglio. Dobbiamo ripetere, comunque vi faccio vedere il passaggio. Allora, in questo caso abbiamo lavorato le 3 catenelle, ventaglio, catenella e ventaglio. Vedete, è il centrale identico al passaggio che già abbiamo fatto in precedenza. 3 catenelle, lavoriamo i ventagli, 3 catenelle e di nuovo un ventaglio con una catenella di separazione e andiamo a chiudere il giro dopo aver fatto il ventaglio con una maglia alta, entrando nell'ultima maglia e vado a lavorare una maglia alta dopo il ventaglio senza catenelle di separazione in questo caso. Allora adesso andiamo a concludere ancora un nuovo giro, ci alziamo di 3 catenelle e vado a girare il lavoro. Sullo stesso punto creo altre 2 maglie alte, la prima e la seconda. Ora vado a creare il ventaglio dentro alla catenella, proprio al di sotto. Ecco, in questo modo lavoro le 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, e questo è l'avvio della nuova riga. Vado a lavorare le 3 catenelle e di nuovo gli archetti, per cui ho lavorato ora le 3 catenelle, ventaglio, ventaglio e ventaglio senza catenella di separazione tra un ventaglio e l'altro. Sempre le 3 catenelle, di nuovo il ventaglio e poi vado sull'ultima maglia e vado a lavorare 3 maglie alte sull'ultimo punto. In questo caso ora vado a iniziare una nuova riga, mi alzo di 3 catenelle e giro il lavoro. Entro sullo stesso punto, realizzo 2 maglie alte, prima e la seconda, 2 catenelle di separazione, ventaglio, catenella, di nuovo le 2 maglie alte. Allora, ho concluso tutta la riga, abbiamo fatto il ventaglio, 3 catenelle, abbiamo fatto l'archetto, sempre 3 catenelle, abbiamo fatto ventaglio, 2 catenelle, ventaglio e 2 catenelle, 3 catenelle, abbiamo fatto l'archetto, poi abbiamo fatto qui sempre 3 catenelle, abbiamo fatto il ventaglio, 2 catenelle e le 3 maglie alte. Per cui nel prossimo giro andiamo ancora a lavorare, vi faccio vedere l'inizio perché poi alla fine si ripete continuamente, andiamo a lavorare la base che è questa, andiamo ad alzarci di 3 catenelle, giro il lavoro e ci sono 1 2 5 maglie alte. La prima l'abbiamo fatta, questa è la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Questo è, diciamo, l'inizio diverso comunque dalla parte bassa che è questa, per cui non è diversa. Vedete, qui abbiamo iniziato qui con le 5 maglie alte. Adesso andiamo a proseguire che realizzato le 5 maglie alte facciamo le 2 catenelle, di nuovo un ventaglio. Questo è per riprendere il lavoro, che poi dopo questo catenella
e questo è il nostro ventaglio. Realizzato il ventaglio, 3 catenelle e ci andiamo a collegare proprio alla punta qui della pigna e andiamo a realizzare una maglia bassa, 3 catenelle e qui rifacciamo il nostro punto che abbiamo fatto qui centrale. Vedete, stiamo ripetendo tutto da capo. Ovviamente risulta un pochino diverso perché l'inizio ovviamente non ha la stessa base, abbiamo la base di catenelle. Allora qui si fa il ventaglio, catenella e ventaglio, chiudo un attimo quel punto alto, qui ancora il ventaglio, 2 catenelle, 1 e 2 catenelle e vado qui al centro a lavorare le mie 9 maglie alte. Qui come vedete la sequenza diciamo che è la stessa, cambia ovviamente perché non è appoggiato su una base di catenelle ma sulla base, ecco qui, sulla base delle catenelle, qui ovviamente sul disegno. Fatte le 9 qui in questo punto, le 9 maglie alte, si fanno di nuovo le 2 catenelle, ventaglio, 3 catenelle, 3 catenelle, ventaglio sempre qui al centro, 2 catenelle, si chiude con le 5 maglie alte, semplicissimo come la base e si ripete tutto da capo. Super semplice. Ovviamente quando faremo questa base, vedete, si riprende tutto da capo. A proseguire sempre lo stesso disegno, che una volta ci sono 2 pigne, adesso se ne formerà una che è questa, per cui ripetete poi da capo. Comunque è facilissimo, basta memorizzare l'inizio e la fine e il gioco è fatto. Consiglio sempre di prendere degli appunti per quanto riguarda ogni giro, vi scrivete l'inizio e la fine, per cui è difficile sbagliare. Dobbiamo realizzare il dietro. Io ho avviato 120 catenelle perché ovviamente non devo fare la sovrapposizione del davanti e per cui me ne occorrono 120. Infatti per ogni pannello ne abbiamo avviati 70, invece di avviare 140 ovviamente perché per 2 140 ne avvio soltanto 120 perché non lo voglio largo dietro, lo voglio abbastanza aderente, che non deve essere larghissimo. Allora sono andata a realizzare il punto a V, super semplice, che ci sta benissimo con questo punto. Allora realizzato 120 catenelle, io vi faccio un campione perché è super semplice il punto, vado a realizzare 3 catenelle, vado a contare 1 2 3 che è la maglia alta, 4 e 5 la quinta, realizzo il punto a V che è una maglia alta, una catenella e una maglia alta sullo stesso punto. Adesso vado a realizzare ogni 3 catenelle, 1 2 3. Allora il punto è un multiplo di 3, per cui basta realizzare un multiplo di 3 e non abbiamo problemi. 1 2 3 e realizzo il mio punto a V, per cui entro con l'uncinetto, realizzo sempre una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ancora vado a contare 1 2 3, entro e realizzo sempre una maglia alta, catenella e maglia alta. Vado a concludere con una, vedete qui non devo contare 3 ma devo contare 1 e 2, entro perché abbiamo l'ultima maglia che è una maglia alta. Faccio una catenella, giro il lavoro, io faccio sempre la mia solita maglia bassa doppia, mi scivola l'uncinetto, vado a passare, prendo la costina laterale, prendo il filo, ho fatto la mia maglia alta leggermente più cicciotta e quando vado a cucire
è molto utile. Vado a prendere il filo, entro proprio dentro al punto V dove c'è la catenella e realizzo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Di nuovo, vedete, rientro qui proprio sul punto, super semplice il punto V, insomma la maggior parte di voi lo conoscono tutti, è super semplice, però con questo punto, il punto pigna barra punto ananas ci sta benissimo. Allora io proseguo con questo punto e vado a realizzare il pannello che già vi ho dato tutte le misure possibili e vado a proseguire e poi a chiudere con una maglia alta, per cui vi faccio vedere anche la chiusura, insomma, anche se è ovvia, ma meglio essere sicuri. Adesso quando arriviamo sull'ultima maglia dobbiamo realizzare sulla catenella qui, andiamo a realizzare una maglia alta. Ecco qui, e abbiamo concluso e abbiamo realizzato il pannello. Così realizziamo anche il pannello dietro, abbiamo quelli avanti e poi iniziamo con le cuciture. Allora, parliamo di cuciture. Come vedete, così deve essere il nostro gilet. Andiamo a cucire la parte sopra delle spalle, lasciamo ovviamente l'apertura per far uscire il braccio, il nostro giromanica, e poi cuciamo ai lati. È semplicissimo. Semplicissimo. Adesso io vi dico che la parte dello scollo ho lasciato all'incirca sui 16 centimetri, 16, e dello scalfo sono 21 centimetri. Eccolo qui, sono 21. Per il resto ho cucito il tutto. Come vedete qui risulta abbastanza diciamo sovrapposto, ma il fatto che io ho un seno molto abbondante, ho fatto la circonferenza perfetta dietro perché è molto diciamo preciso, davanti no, è più ampio, posso gestirlo meglio per il fatto di avere un seno abbondante. E poi qui comunque ha un'ottima scollatura, infatti qui vediamo al basso, questo rimane bello dritto, vediamo al basso, questo rimane abbastanza dritto. E ora vi faccio vedere la cucitura, insomma, poi io ripeto sempre che voi a cucire siete sicuramente più bravi di me. Allora, quando avete messo tutti i marcapunti e avete deciso, insomma, quanto dovete cucire, è semplice, basta prendere le piccole costine e andiamo a cucire. Io già ho cucito tutto, io vi faccio vedere solo come si fa, e quando vedete che comunque passa il filo che non siete sicure, girate così con il filo e lo fissate per bene. Io devo arrivare fino a questo punto, vado a cucire a zig zag, semplicemente, non occorre far altro. Poi vi ho dato tutte le misure, ma voi adattatelo comunque a voi. Da qui vado a fissare il filo. Ecco qui il tutorial, ho terminato. Ora vado a nascondere tutte le codine, a sistemarle per benino. Come vedete è abbastanza largo davanti, a me resta aderente, ma è abbastanza ampio per poter mettere sia un bottoncino o una spilla centrale. Per quanto riguarda le rifiniture, a parte sotto è bello che è rifinito, quanto riguarda le rifiniture io non vado a rifinire qui, perché se vado adesso a fare tutto un punto basso, sinceramente mi rifinisce questa parte e mi rimane teso. Io voglio che mi scende, non voglio che si creano tensioni e lo lascerò proprio così, ma anche la parte del bordo lascio proprio come se sia un pizzo tagliato. Io questo è quello che preferisco in questo gilet, però voi ovviamente vi piace rifinirlo, ecco, probabilmente farò leggermente un punto basso da questa parte qui, solo in questa parte, ma non allo scalfo, ma neanche dalla parte qui dello scollo. Non mi piace, anche se non sembra rifinito, ma preferisco che sia un pizzo stato tagliato e cucito. Questo è quello che mi piace di più. Però voi ovviamente potete rifinirlo come desiderate, ma anche dietro potete qui ripassare con un punto basso. Questo ecco già si può fare, ma io non voglio creare nessuna tensione, anche se lo posso lavorare in un modo molto morbido, però
questi sono gusti, per come l'ho pensato. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto. È un tutorial super semplice, diciamo, per quanto riguarda il pannello dietro, ma con più attenzione, diciamo, di punti per quanto riguarda il davanti. È elegantissimo, chic e possiamo utilizzarlo in ogni momento. Come avete visto è stato semplicissimo realizzare e memorizzare il punto, perché vi ho lasciato le indicazioni proprio per riuscire a memorizzarlo, ma possiamo anche realizzarlo a maniche corte aggiungendo il punto a voi, perché no, da settembre a ottobre ci piace, ma anche in primavera per il prossimo anno decide di realizzarlo a maniche lunghe, per cui possiamo realizzare sempre dei pannelli per fare le maniche con il punto a V. Anche questa è un'idea. Per quanto riguarda poi, diciamo, sui polsi possiamo fare un piccolo punto a ventaglio, insomma possiamo variare, possiamo renderlo unico. È un gilet, ma possiamo anche renderlo come giacchino. Io vi ho lasciato tutte le indicazioni. Allora, per qualsiasi domanda mi lasciate un commento sotto, iscrivetevi anche su Instagram, sempre se volete, su Luana Dolci Riflessi. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.